Vi dico tutto su KTM e Aki Aio. Ci sono case che affrontano i problemi come Yamaha, Honda, che prende nuove persone chiave come Albesiano, altre case come Aprilia che fanno le loro contromosse, e poi ci sono case come KTM che sono in grave crisi finanziaria e sportiva e devono reagire perché hanno una situazione gravissima. Questo video vi spiega come la situazione di KTM sia molto più pericolosa di quello che sembra e le scelte siano di vera emergenza. Perché ha preso Aio? Cosa farà, chi lo ha voluto, KTM potrebbe smettere di fare le corse, potrebbe perdere Red Bull, sta mascherando la crisi insieme alla stampa, stile Istituto Luce. Bene, vi dico tutto, seguitemi, video lungo ma molto ricco, ok? Ciao da Mr. Helmet, mettetevi comodi perché faremo indigestione di temi pesanti. Abbiamo visto che c'è chi non è in crisi, quindi Ducati, chi è in difficoltà e deve crescere, Aprilia, e poi c'è chi è in crisi veramente. Yamaha ha capito che il suo problema è tecnico e organizzativo, andrà via Jarvis, arriverà Pavesio, mentre si lavora al motore e qualcosina già si vede. I piloti tutto sommato ci sono. Poi c'è Honda che è messa peggio oggettivamente, i piloti non ci sono ma al momento non servono, servono altre cose, ci sono problemi tecnici organizzativi e li stanno affrontando. Forse Puig non se ne andrà via più a questo punto, ma Albesiano è una scelta forte e intelligente e si dice che ci sarà anche una sede a Milano, molto importante. Ma tutte queste situazioni che ho elencato sono il paradiso se le paragoniamo a KTM. Queste case lottano per tornare ai vertici sportivi, ma tutto sommato stanno benino, bene. KTM invece lotta per sopravvivere, è importante. Allora, la casa austriaca è all'inferno perché non ha solo problemi sportivi, ok? Ha proprio problemi di sopravvivenza e quelli sportivi sono una conseguenza, non una causa. Addirittura io pensavo nei tanti video che ho fatto e che vi ho fotografato, in cui vi ho fotografato la situazione KTM, insomma, li vedete qui, pensavo che insomma la parte sportiva si sarebbe salvata perché comunque c'era un budget stanziato, perché c'era un gruppo di lavoro che comunque andava avanti. Mi sbagliavo, ok? Mi sbagliavo. KTM ha problemi addirittura nelle corse e chi lo nega è un bugiardo, d'accordo? Quindi insomma la verità è che non sono rumors come dice la stampa amica, potrebbero essere finiti anche i soldi delle corse. Intanto non si vince, ma non è solo quello, non c'è nemmeno più un gruppo unito che lavora per farlo, ammesso che ci sia mai stato, ok? KTM ha fatto letteralmente fuggire persone come Sterlachini, capo del progetto MotoGP, Franzoi, capo delle sospensioni WP e Guidotti, ovvero la persona sul campo, è stata fatta fuori. Poi vi dico perché e come e da chi. Quello che fa paura è che queste persone sono state letteralmente comprate e strappate alla concorrenza e poi cacciate in malo modo o fatte andare via. Noi conosciamo i nomi più importanti, ma sono tante le figure, telemetristi, tecnici, meccanici, letteralmente comprati, poi non si vince, bene, cacciamoli. E quindi tutte persone che sono state chiamate per fare una cosa e non gliel'hanno fatta fare. Negli anni KTM ha letteralmente fatto sparire decine di persone fra tecnici e piloti e chissà quante altre magari appunto noi non le conosciamo. Ok? Guardate quanti piloti, tanto per darvi un'idea, sono passati in soli 7 anni, ovvero dal ritorno di KTM in MotoGP. Binder, Miller, Smith, Lecona, Sciarin, Zarco, Oliveira, Augusto Fernandez, Acosta, Petrucci, Gardner, Raul Fernandez, Espargarò e poi l'anno prossimo Bastianini e Vignales. Solo alcuni Espargarò, Binder sono stati qualche anno in più, ma la maggior parte sono durati una stagione e poco più. D'accordo? Questa cosa è molto importante. Quindi questo vuol dire che il giocattolo non funziona a partire dal giocattolaio, ok? Forse questa cosa è stata capita ed è arrivata al capolinea. Il giocattolaio è Pete Beirer, l'uomo di fiducia di
Pirer, è l'ostacolo con cui si sono scontrati tutti quelli che in KTM sono arrivati, hanno cercato di lavorare e hanno cercato di cambiare le cose, ok? Tutti quelli che dicono che sono andati lì per fare una cosa e non gliel'hanno fatta fare, si lamentano di Pirer e di Bayer. Uno dei due non lo puoi cacciare, non lo puoi cambiare perché è il proprietario, ok? L'altro forse no, ma è comunque molto difficile perché fino ad ora è stato inamovibile e nemmeno ridimensionabile. Ecco a cosa serve Aki Ayo. Ecco a cosa serve Aki Ayo. Ayo è una persona di fiducia, ma non è un cane fedele, non è uno yes man. Ha competenza e credito, ma è comunque un indipendente. Lavora con KTM, ma non è di proprietà di KTM, non è acquistabile da KTM. Ha delle capacità e ha sempre avuto anche dei margini di manovra. È quello che in teoria avrebbe dovuto e dovrà un giorno sostituire Poncharal, è quello per il quale KTM voleva il terzo team, che adesso è un sogno, figurati, fai fatica a tenere in piedi due, però è quello che si muove se ha licenza di uccidere. Vi dico una cosa. Aki Ayo, dalle informazioni che ho io, è un regalo per Pedro Acosta. Chiesto proprio da Pedro Acosta, che con Aio ha un grandissimo feeling e ci ha vinto delle cose. Voglio Aio al posto di Guidotti o me ne vado. Questi sono i rumors. Ecco cosa voleva dire Pedro Acosta quando diceva che nel box ci sono cose strane che non vanno e tutto il resto che non funzionano. Ecco cosa voleva dire quando ha detto vado in KTM quest'estate in azienda perché voglio capire, voglio parlare. Ok? Però fare andare via Guidotti, Sterlacchini, Franzoi non è stato difficile. Per fare andare via Pete Beirer, o comunque ridimensionarlo diciamo così, nelle sue capacità di manovra, insieme ad altre persone che non si possono salutare, serve Aki Ayo, che ha quindi licenza di uccidere. Ripeto, Ayo può fare cose fino ad ora non permesse ad altri. Sportivamente è l'ultima possibilità. Scusate. Aio serve anche ad un'altra cosa, è molto importante, a non perdere Red Bull. Sembra fantascienza, ma Red Bull negli ultimi mesi è cambiata da quando è morto il suo fondatore. Ok, i suoi figli sono sempre più interessati agli sport super estremi e a certi sport mainstream. Ok, i motori ne risentono e già si nota in Formula 1. Newey pare se ne sia andato per via della morte, dopo la morte del fondatore. Ma per quanto riguarda le moto, la domanda è: per quanto tempo Red Bull continuerà a tenere in piedi un team che non solo non vince niente da anni, ma che è anche legato ad un'azienda di cui si parla solo in termini di crisi, licenziamenti, brutte figure, gente cacciata e situazione finanziaria drammatica? Gli sponsor non vogliono questo. Gli sponsor vogliono Red Bull, per esempio. Red Bull è energia, è coraggio, è gente con le ali che fa cose straordinarie, non squadre che in 10 anni non vincono niente, cacciano la gente, trattano male la stampa che li vuole intervistare senza leccargli il culo. Inoltre Red Bull sta cambiando radicalmente il suo modello di sponsor con investimenti più diffusi ma meno profondi. Ok? Guardate qui. Red Bull sponsorizza 4-5 squadre di calcio e le gestisce, ma non fa più come prima che cambiava loro il nome entrando negli assetti societari. Si confronta da semplice sponsor, ma a livello anche organizzativo. Ha assunto, guardate, Klopp per fare il dirigente coordinatore di queste squadre e rispondere alle accuse delle tifoserie che appunto tacciavano Red Bull di voler essere aggressiva, di staccarle dalla tifoseria, di far perdere l'identità. Ve lo linko questo link. Ha preso una persona per coordinare l'impegno nel calcio in cui sta spendendo moltissimo, ok? Vuol dire che vuole uscire da una logica di controllo, di dominio ma vuole coordinare e gestire le cose, quindi può andarsene quando vuole in caso di necessità e scelte di immagine, ok? Bene, questa cosa è molto importante, ve la linkerò.
AIO può risolvere questi problemi con Red Bull e tranquillizzarla. Vi spiego perché. Perché AIO ha un rapporto diretto con Red Bull, la sponsorizzazione è sua e lo era già da prima di KTM, e quindi non è KTM che porta Red Bull ad AIO, ma le due entità avevano un rapporto già prima. Questa cosa è assodata e consolidata. Allora, AIO era già stato coinvolto, convocato, sondato, insomma, reclutato. C'era stato un tentativo in passato per questo ruolo, ma non aveva mai aderito perché gli avrebbero fatto fare il secondo, il terzo, come a quelli del passato, lo yes man, e lui ogni volta diceva: vengo se posso fare AIO. E questa volta glielo faranno fare, anche perché Acosta lo vuole. Acosta vuole AIO. Ok? Torniamo a KTM. Attenzione che ogni volta che deve mollare qualcosa, l'azienda KTM parla sempre di due cose. Ok? Crisi economica globale. Ok? Crisi economica globale e ridistribuzione delle risorse. Ok? Sono questi due qua. Ve li ricordate i cartoncini uscite gratis di prigione del Monopoli? Ok? Crisi globale e ridistribuzione delle risorse sono il cartoncino esci gratis da una situazione per KTM. Ok? KTM ha questi due. Ricordatevi che ogni volta che ogni volta che KTM ha parlato di crisi economica globale o ridistribuzione delle risorse, poi ha abbandonato qualcosa o cacciato qualcuno di grosso, oppure fatto una grossissima pulizia. Forse voi non avete capito, perché uno a queste cose non vuole credere, fa comodo non credere, che KTM può smettere di correre quando vuole, da un momento all'altro. Lo ha già fatto un sacco di volte, anche se queste cose la gente se le dimentica. Questa ricerca l'ho fatta fare a Palmen, a cui ho fatto fare il lavoro del topo di biblioteca, chiaramente, e che ringrazio. Ovvero gli ho detto: senti, ma quante volte, adesso mi ricordo, adesso fammi proprio un dettaglio, quante volte ha smesso KTM? Come ha smesso? Come è andata nella storia sportiva recente di KTM a livello di entrate e uscite dai campionati? E Palmen mi ha fatto il compito. Ok, iniziamo dalla 125. Allora, in 125 dal 2003 al 2009 aveva Stoner, poi ha fatto una vittoria, poi Mika Kallio, secondo in campionato, Koyama, poi alle prime difficoltà nel 2008, dopo l'unico podio con Marquez, nel 2009 ha mollato. Motivo: riprogrammazione delle attività sportive, quindi ridistribuzione delle risorse e crisi economica globale. I due cartoncini nostri amici. Poi ha mollato anche la 250, in cui ha corso da metà 2005 al 2008 Anthony West, Aoyama, anche 4 vittorie, Mika Kallio, e poi ha abbandonato nel 2008 con l'annuncio della nuova classe Moto2. Ha detto: ci sarà la Moto2, benissimo, non ci sono garanzie per il futuro, crediamo di più nella 125, che poi ha abbandonato anche quella. Per cosa la 125? Ricordatevi, per crisi globale e ridistribuzione delle risorse. Ok? Tenete conto che KTM ha già lasciato la MotoGP nel 2005 con la Proton, con pilota Shane Byrne, motore fornito alla Proton KR di Kenny Roberts, un solo punto, e poi dopo in Germania annuncio del passaggio ai motori da 800 cm cubici, quindi nel 2007 il cartoncino giocato per la MotoGP è ridistribuzione delle risorse, ok? Ma non basta, perché KTM ha già mollato anche la Moto2, in cui ha corso dal 2017 al 2019. I piloti erano Miguel Oliveira e Brad Binder, quello se lo sono tenuto, anche Oliveira un po' di più, che si sono giocati il titolo, e poi vabbè, telai in acciaio, non andavano bene, Bezzecchi in difficoltà, poi abbandono nel 2019, alla fine del 2019, con Bairer, che ha detto, ricordatevi che quando parla Bairer è come parlasse Pirer, cioè, no? Che la MotoGP e la Moto3 sono le principali categorie per farci progredire, e quindi noi abbiamo deciso che per quanto riguarda la Moto2 dobbiamo ridistribuire le risorse, quindi ancora lì il cartoncino. Attenzione, che KTM ha fatto anche un giretto nella Superstock 1000 dal 2018 al 2010, ha fatto l'IDM con René Mar e poi l'accordo con Guy Leven per le stagioni 2009-2010. I piloti erano Vivarelli e
uno dei miei preferiti come nome, Tutusaus, quindi hanno fatto top 10 così. Il piano era quello di arrivare in Superbike, ma alla fine niente, e questa volta sono stati mollati loro di KTM da GoEleven, dicendo che non ci sono garanzie da parte dell'azienda, ma è evidente che KTM non ha fatto niente per mantenersi GoEleven, e quindi evidentemente aveva deciso per una ridistribuzione delle risorse. Ricordatevi che KTM ha fatto un giretto anche in AMA Superbike, quello che adesso si chiama Moto America, riuscendo a ritirarsi anche da lì. Qualche top 10, niente di che, con Chris Fillmore, ok? Si sono ritirati dall'AMA, indovinate, per ridistribuzione delle risorse, ok? Insomma, un modo isterico di fare le cose, prendendo gente, cacciandola, partecipando a campionati e smettendo, e buttandosi al 100% con 2 miliardi di spese per poi scappare con le solite due scuse, ve le ricordo nel caso vi siano sfuggite: crisi globale e ridistribuzione delle risorse. Ok? Adesso nel mondo viviamo in entrambe le situazioni, cioè crisi globale, e quella ci sta, e ridistribuzione delle risorse. L'ha detto Florian Kecht che lo stanno facendo. E quindi cosa farà? E infatti si sta già ritirando dall'off-road, dalle categorie minori delle velocità, quelle le sta già mollando. Non è escluso, statemi a sentire, che nel 2027, quando ridurranno il motore a 800 centimetri cubi, non possa fare, diciamo, KTM come ha già fatto in passato, con le solite due scuse: crisi globale e ridistribuzione delle risorse. Guardate caso, proprio quando ridussero il motore fece uguale. Allora, la stampa amica non è amica di KTM se vuole scoprire le cose o le vuole raccontare, e nemmeno i piloti. Zarco fu cacciato a calci per aver detto che non si trovava bene sulla KTM, poi dopo fu recuperato. In MotoGP si sono già lamentati diverse volte, e parliamo di giornalisti importanti, del fatto che KTM cerca di intimidirli o emarginarli. Io stesso ho avuto minacce da parte degli avvocati quando cercavo di parlare di KTM ed MV Agusta. Mi hanno scritto direttamente, mi hanno detto: togli video, smetti di parlare di KTM ed MV Agusta. Ok? Bene, anche a me, persino a me. Ok, allora, ad uno sponsor piacciono queste cose? La domanda che vi faccio. A Red Bull no, di sicuro. E infatti Red Bull fa della copertura mediatica il suo marchio. Se non può parlare di una cosa e non ne può parlare bene, che senso ha farla per Red Bull? Niente. E agli altri sponsor di KTM questa cosa invece piace? Ma la domanda che vi faccio io è: qualcuno conosce altri sponsor di KTM che non siano Red Bull? A me non vengono in mente. L'attività sportiva di KTM è pagata quasi interamente da Red Bull, tanto che Pete Pyler qualche mese fa aveva detto ai suoi: ragazzi, stiamo in crisi, l'azienda non c'ha soldi, faremo le cose solo con i soldi della bibita, fino a che ci sono i soldi della bibita, fino a che c'è la bibita. Ma queste cose non si possono dire. L'unica stampa che va bene è quella di servizio. Non so se l'avete notato, ma ci sono siti che ultimamente vivono solo di tantissime mega novità di KTM. 20 e di questa sua presenza a EICMA, che risolverà, sarà, diciamo così, palingenetica, e quindi che risolverà tutto quanto, presente, passato e futuro, e quindi diciamo abbiamo già visto KTM tante volte a EICMA senza che poi le cose siano cambiate, perché partecipare a EICMA non vuol dire niente. Su 20 articoli di motociclette delle solite testate famose rimaste vive, Dio vive, su 20 articoli 18 sono dedicati a tutte le mega novità in arrivo da parte di KTM, Husqvarna, eccetera. Ma le moto non si vendono comunque, anche se dici a tutti che sono tante, anche se dici a tutti che sono bellissime, e dai in cambio di qualche banner ricevuto qualche sito per, insomma, per scrivere gli articoli che vuoi tu. Non è che vendi le moto se martelli col fatto che fai 2 milioni di moto, che poi, diciamo, sono tutte uguali perché cambia solo la carrozzeria. Va bene, è inutile intervistare, aggiungo io una mia opinione, mi sbaglierò, il responsabile vendite, e farsi dire che delle cose non vere, e ascoltare di crisi globale e ridistribuzione delle risorse. Ve lo ricordate? I due cartoncini per uscire di prigione: crisi globale e ridistribuzione delle risorse. Alla fine KTM usa sempre quelle motivazioni lì quando si deve ritirare da qualcosa o quando qualcosa va male. Ok? Se voi guardate, questa è l'intervista a Kecht, e mi metto più piccolo così la potete vedere meglio. Dalla voce di KTM, Kecht risponde ai dubbi e ai rumors che hanno definito questo marchio in profonda crisi. Ci racconta i dettagli
eccetera, eccetera. Quindi è sbagliato, ragazzi. Io vi dico una cosa: quali sono i rumors? Quali sono i rumors? A me i rumors sembrano questi. Questi non sono i rumors, questa è la situazione di KTM, ok? Non sono rumors, questa è la situazione di KTM, non me la invento io. E poi vabbè, che vi deve dire il direttore vendite? Cioè, un direttore vendite bisognerebbe parlare di numeri e chiedergliene conto, invece niente, si parla di una certa flessione, migliaia di moto in meno, certa flessione, migliaia di moto in meno. Ma cosa vuol dire? Poi l'intervistato, sempre a testa bassa, ci racconta che la colpa è stata del Covid, che la gente aveva i soldi e ha comprato impazzita e adesso non ne ha più. Guardatela questa intervista. Cosa vuol dire? Che intervista è? Nessuna compagnia a rischio, nessuna in pericolo, non ci ritiriamo dalle corse, e invece lo stanno già facendo a partire dal fuoristrada. Però io vi ricordo che KTM si è ritirata dalle corse 6 volte negli ultimi 15 anni, ok? E che i motivi erano sempre gli stessi di adesso e la situazione era pure migliore di adesso, e adesso ha già ridotto Gas, Husqvarna è in pista e nell'off-road. Non è vero che KTM ha tutta la liquidità per affrontare queste situazioni. Guardate un po', l'EBITDA è calato, i ricavi ci sono, ma non c'è redditività. L'EBITDA è calato del 15,1%, l'EBIT è sceso al 6%. Aggiungerei che il debito è mostruoso. C'è un rapporto di indebitamento dell'85,3% e il debito netto è più 100%, il flusso di cassa è meno 110,9 milioni, flusso di cassa negativo uguale fuga degli investitori, va bene? L'indebitamento è salito, ok? Il flusso di cassa è passato da più 280 milioni a meno 111 milioni, ok? Ma perché il responsabile vendite non dice queste cose? Perché il giornalista non gliene chiede conto, dato che sono pubbliche e le so persino io? Intervista identica è quella fatta con il sito Due Ruote, ok? Dove vabbè, è identica, ve la faccio anche vedere, però è uguale. Allora, io vi dico una cosa: Florian Kecht, Pete Beirer, Stefan Pirer, fatevi intervistare da me. Vi chiedo due cose, ok? Bene, è inutile fare post come quelli che abbiamo visto in cui si parla di rumors, perché la perdita è del 61, quasi 62% nell'ultimo anno a livello di valore di azienda. Non sono rumor. Le migliaia di moto invendute non sono rumors. Le concessionarie disperate non sono rumors. Il fatto che Stefan Pirer sta rastrellando azioni da fuori, adesso che sono bassissime, non sono rumors. Ovviamente questa cosa è un indice positivo, lo trovate su questo sito professionale dove parla di Pirer che sta rastrellando azioni per centinaia di migliaia di euro. Questa cosa indica sicuramente un ottimismo verso l'azienda, che però nel frattempo sta facendo una cosa: questa azienda sta mandando a casa delle persone, sta uccidendo la rete vendita e ha migliaia e migliaia di moto che, se non le vende fra un anno e mezzo, le dovrà schiacciare. Okay? I licenziamenti a Mattigofen e a Schiranna non sono rumors, ok? Le crisi dei concessionari non sono rumors, e questa cosa tenete conto che quando leggete Pirer Mobility vale per KTM, vale per MV Agusta, vale per Husqvarna, vale per GasGas e un sacco di altre cose, ok? Mentre Pirer entra nel consiglio di amministrazione della Mercedes. Sono fatti suoi, alle cose sue pensa, alla sua azienda forse pensa, ma a tutti i danni collaterali meno. Florian Kecht, che nelle interviste vedete sempre a testa bassa, parla a testa bassa, e quelli che lo intervistano annuiscono per farlo contento e parlano di rumors. Andate su Google e cercate l'andamento. Ogni giorno andamento Pirer Mobility e trovate questo ogni giorno aggiornato. E ricordatevi appunto che Pirer Mobility vuol dire un sacco di cose. Vi faccio un esempio: MV Agusta, che rischia di essere lasciata morire appena dopo l'acquisizione, perché chi l'ha comprata non ha i soldi per svilupparla, e tutte le previsioni del suo amministratore delegato Trunkenpolz
sulla produzione delle moto e sulle vendite non si è verificata. Quindi nessuna previsione si è verificata, né sulla produzione né sulla vendita, però parlano di rumors. Ovviamente la stampa che fa domande viene respinta, viene boicottata, gli fanno scrivere dagli avvocati, però per una visita guidata, magari con spese pagate, vitto e alloggio, e magari moto in prova e qualche, diciamo così, investimento pubblicitario, c'è sempre spazio, ok? C'è sempre spazio. E parlano di questo reportage, un reportage dove in realtà è un reportage, dovrebbe indicare la realtà e fornire un'immagine realistica. Invece qui ci troviamo a un servizio dell'istituto, stile Istituto Luce, con un testo che veramente è una vergogna. Tra il tour, ricerca e sviluppo, anzi no, lo leggo bene, lo leggo bene. E la visita al museo Motoal, ecco il resoconto del nostro tour in casa del costruttore moto europeo numero 1. È il costruttore europeo numero 1, è un'azienda solida e ci tieni a ribadirlo in un momento finanziariamente non semplice che ha dato adito a voci di corridoio anche non delle più rose. Non fosse che queste chiacchiere da femminucce nelle ultime settimane sono state piuttosto insistenti, varcando la soglia di casa KT. Dimenticheresti immediatamente. La prima impressione trasmette solidità, modernità, luce. Entri nell'amplissima hall dell'House of Brand, sede dei dipartimenti commerciali, marketing, e resti sinceramente senza parole per la bellezza e l'eleganza dell'ambiente marziale e fascista. Marziale fascista l'ho aggiunto io a mo' di Istituto Luce, ma io dicono, io che mi occupo di comunicazione, ve lo dico, che sono due strumenti tipici questi qua, di comunicazione di bassa lega. Il framing, che prende una parte della situazione, quella, la parte buona, con i numeri, e la usa per ubriacare, cambiare, no, argomento, tutti i numeri, quante moto fanno, quanti metri quadri, quante persone, così. E invece però trascura la parte quella importante, e poi c'è l'argumentum ad misericordiam di questa stampa cattiva, sovversiva, che con rumor da signorine e voci. Eccole le voci, ve le faccio vedere io. Le voci sono sempre queste qua, ok? Bene, ok. Allora, queste cose le andate a fare ai corsi per venditori di aspirapolveri o ai fuffaguru, a quelli che vendono i corsi così, e raccontano storie da Dubai o che fanno le riunioni del multilevel. Questa visita, che addirittura dura 2 giorni, non so se avete visto, e quindi se dorme, se magna, spesati, inclusa serata, ovviamente è un classico. Non sto dicendo che la stampa sia comprata, ma che viene sicuramente ammorbidita da tutta una situazione positiva dove viene fatto vedere quello che si vuole far vedere, ma evitando poi, non trovando il tempo per parlare di argomenti un pochino più seri. E quindi, diciamo, secondo me serve a tranquillizzare un pochino i frollocconi, perché quelli belli, intelligenti e con tanti numeri non possono fallire, ok? Allora io vi chiedo una cosa, signor Pirer, signor Bayer, signor Kecht, fatevi intervistare da me. Invece alle mie mail voi non avete mai risposto, ok? Sono stato lungo, però un po' di cose ve le ho dette. Ciao da Mr. Helmet.